Ciao a tutti! Il maglione che andremo a realizzare oggi si lavora in 4 pezzi esattamente identici, quindi non dobbiamo andare a fare nessuna diminuzione e nessun aumento, quindi semplici rettangoli. Una volta che stabiliamo qual è il nostro motivo di base, poi non dobbiamo fare altro che andare a ripeterlo. Vi do inizialmente tutte le misure. Diciamo che un maglione più o meno misura standard. Ho fatto un rettangolo da 50 centimetri. Chiaramente rientrano in questo S, XS, M, volendo anche la L. Chiaramente se poi volete farlo più grande basterà aggiungere 2 centimetri in più ad ogni misura che vi ho dato e più o meno dovrebbe rientrare. Ma come dico sempre, misurate se per voi prima di ovviamente andare a creare. Allora, vi ho fatto uno schema, queste sono le misure che noi andremo a diciamo utilizzare. Nel video io vi darò delle indicazioni in centimetri, ma seguite comunque queste. Considerate che poi io inizialmente vi do delle misure sul collo perché avevo intenzione di farlo molto ampio. Poi diciamo indossato non mi piaceva tanto, quindi l'ho ripresa. Per cui se volete farlo ampio seguite le indicazioni che vi do nel video più avanti. Se invece lo volete fare uguale identico come lo trovate nel video, diciamo di presentazione, allora utilizzate queste. Allora, io ho montato sul ferro un tot di maglie pari a 50 cm, sono salita per 5 cm che qui non ho scritto, rimediamo subito. Quindi ho fatto un elastico 1,1 per 5 cm e sono salita esattamente per un totale di 53 cm, compreso l'elastico. Quindi ho fatto essenzialmente un rettangolo. Il collo che qui vedete disegnato nella realtà non è altro che un altro diciamo elastico 1,1 che poi verrà chiuso in questo caso a 11 cm a destra, 11 cm a sinistra e mi crea il collo a barchetta. E per quanto riguarda la manica, dovremo andare a mettere solamente un marcatore e la manica misurerà appunto 20 cm, quindi un marcatore a destra e un marcatore a sinistra. Stessa cosa facciamo per il dietro, quindi davanti e dietro sono esattamente identici. Il dietro, cioè per quanto riguarda invece la manica, semplicemente andiamo a realizzare un elastico di 5 cm di altezza, decidete voi, diciamo, la larghezza del polso e consideratela sempre doppia e poi andate a fare degli aumenti che vi riportano ad un'altezza cioè ad una larghezza di 40 cm e salite per un totale di 50 cm, quindi 45 cm, ok? Da qui a qui. Andiamo a chiudere le maglie e poi andiamo praticamente a cucire. Quindi essenzialmente ho fatto un maglione a T, semplicemente. Andiamo adesso a vedere che cosa ci occorre per creare questa maglia e soprattutto il motivo. Per questo progetto avremo bisogno di ovviamente del filato, decidete voi quale, colore, eccetera. Avremo bisogno di forbici, di un ago da maglia per andare a cucire, di marcatori e poi in questo caso io ho utilizzato 2 paia di ferri. Per fare i polsini ho utilizzato il 3,5, mentre per fare praticamente proprio il maglione ho utilizzato i ferri del 4.
Avremo bisogno ovviamente di 1 metro e poi in questo caso io ho utilizzato come sempre il calcolatore di maglie. Questo mi serve ovviamente per creare il campione. Se non lo avete, andate tranquillamente a creare il vostro campioncino e poi andate a controllare quante maglie e quanti ferri ci sono. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio il campione e poi partiamo. Allora, per questo motivo, diciamo, io ho utilizzato questo filato della Drops Merino Extra Fine Unicolor. Ho utilizzato il color crema ed è lo 01 mi consiglia i ferri del numero 4 e poi la matassina è da 50 grammi per 105 metri. Adesso io ho utilizzato 12 matassine di questo filato per un totale praticamente di 600 grammi. Il maglione è pesato 587 grammi in totale, quindi significa che ho utilizzato 12 matassine, ma mi è avanzato qualcosina. Come dico sempre, è essenziale farvi il campione. Quindi fate un campione perché vi servirà poi per il calcolo della manica e anche ovviamente per il calcolo del maglione stesso. Per quanto riguarda il mio campione, io l'ho realizzato ovviamente con il motivo di base e poi con appunto questo strumento sono andata a calcolarmi il numero di maglie e il numero di ferri. Per quanto riguarda il numero di maglie, il mio campione risulta essere 21 maglie in 10 cm e 32 ferri in altezza. Ora, avendo ovviamente il campione, posso andare poi a calcolarmi questi 50 cm. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Con i ferri del 3,5 vado a montare sul ferro un totale di 109 maglie e andiamo a lavorare un elastico 1-1. Primo ferro, andiamo a lavorare il vivagno, quindi lavoriamo un rovescio e una maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorare, prendendola come se fosse un rovescio. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta come fare il vivagno. Proseguiamo adesso con l'elastico 1-1, quindi abbiamo fatto un rovescio, una maglia l'abbiamo passata, quindi è come se risultasse rovescio diritto, quindi partiamo con un rovescio e un diritto e alterniamo un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro e vi fermate alle ultime 2 maglie, che sono le maglie di vivagno. Le ultime 2 maglie di vivagno le lavoriamo in questo modo. Passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare e lavoro l'ultima a rovescio. Secondo ferro, lavoro le 2 maglie di vivagno a rovescio e andiamo a lavorare le maglie come si presentano, quindi dove c'è un diritto, e lo vediamo perché la maglia è liscia ed è una sorta di V, lavoriamo un diritto. Dove la maglia invece risulta essere ruvida e quindi c'è una sorta di gobbetta, la lavoriamo a rovescio e alterniamo queste 2 maglie, quindi un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, fino ad arrivare alla fine del ferro. Vi fermate alle ultime 2 maglie che sono le maglie di vivagno. Le ultime 2 maglie di vivagno le lavoriamo a rovescio. Ripetiamo adesso questi 2 ferri alternandoli fino ad arrivare praticamente a un'altezza di 5 cm. Arrivata ad un'altezza di 5 cm,
Vado adesso a cambiare il ferro, quindi vado a utilizzare i ferri del numero 4 e andiamo a lavorare insieme il motivo barrette più il motivo pavone, che consta di 15 maglie, quindi andremo a lavorare, ogni motivo è formato da 15 maglie, per un'altezza di 34 ferri. Quindi partiamo dal primo ferro e andiamo a lavorare insieme ovviamente un solo motivo. Vi farò vedere come fare. Lavoriamo sempre il vivagno, quindi proseguiamo con il vivagno e lavoriamo tutto il ferro a rovescio. Quindi lavoriamo tutto a rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime 2 maglie le lavoriamo a vivagno, quindi una maglia bassa e una a rovescio. Secondo ferro, abbandoniamo i ferri del 3,5 e prendiamo sempre i ferri del 4 e lavoriamo il vivagno, quindi 2 maglie di vivagno che sono 2 rovesci e tutto il motivo a rovescio. Quindi lavoriamo tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Le ultime 2 maglie le lavoriamo a vivagno e quindi a rovescio. Terzo ferro, vivagno e di nuovo tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Quarto ferro, vivagno, tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Quinto ferro, vivagno, diminuzione semplice. Quindi spostiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo la seconda maglia a diritto, a cavallo la prima sopra la seconda. 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato, un diritto, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 maglie insieme a diritto. Vado adesso a ripetere questo motivo esattamente per tutto il ferro. Sesto ferro, tutte le maglie a rovescio. Attenzione ai gettati, mi raccomando. Fino ad arrivare alla fine del ferro. Settimo ferro, vivagno, diminuzione semplice, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato, un diritto, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 maglie insieme a diritto. Ripetiamo questo motivo. Ottavo ferro, tutte le maglie a rovescio. Nono ferro, vivagno, diminuzione semplice, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato, un diritto, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3,
4 e 5. 2 maglie insieme a diritto. Ripetiamo questo motivo. 10° ferro, tutte le maglie a rovescio. 11° ferro, vivagno, diminuzione semplice, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato, un diritto, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 maglie insieme a diritto. Ripetiamo questo motivo. 12° ferro, tutte le maglie a rovescio. 13° ferro, vivagno, diminuzione semplice, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato, un diritto, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 maglie insieme a diritto. Ripetiamo questo motivo. 14° ferro, tutte le maglie a rovescio. 15° ferro, vivagno, diminuzione semplice, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato, un diritto, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 maglie insieme a diritto. Ripetiamo questo motivo. 16° ferro, tutte le maglie a rovescio. 17° ferro, vivagno, tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. 18° ferro, tutte le maglie a rovescio. 19° ferro, vivagno, tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. 20° ferro, tutte le maglie a rovescio. 21° ferro, vivagno, tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. 22° ferro, tutte le maglie a rovescio. 23° ferro, vivagno, un diritto, 4 maglie insieme a diritto, quindi 1, 2, 3 e 4. Io le allargo leggermente e le vado a prendere tutte e 4 insieme. Un gettato e un diritto per 5 volte, quindi un gettato e un diritto e sono 1, un gettato e un diritto e sono 2, un gettato e un diritto e sono 3, un gettato e un diritto e sono 4, un gettato e un diritto e sono 5. Un gettato, una cavallata tripla. Spostiamo sul ferro di destra 3 maglie, 1, 2 e 3, senza lavorarle. Lavoriamo la quarta maglia a dritto e accavalliamo le maglie non lavorate sopra quella lavorata.
Attenzione a non riportare il gettato. Chiudo con un diritto. Ripetiamo questo motivo. 24esimo ferro, tutte le maglie a rovescio. 25esimo ferro, vivagno, tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. 26esimo ferro, tutte le maglie a rovescio. 27esimo ferro, vivagno, un diritto, 4 maglie insieme a diritto, quindi 1, 2, 3, 4, le prendiamo e le lavoriamo insieme a diritto. Un gettato e un diritto per 5 volte, quindi un gettato e un diritto e sono 1, un gettato e un diritto e sono 2, un gettato e un diritto e sono 3, un gettato e un diritto 4, un gettato e un diritto 5, un gettato, una cavallata tripla. Passo 3 maglie sul ferro di destra senza lavorare, lavoro la terza maglia a dritto e accavallo le 3 maglie non lavorate sopra quella lavorata. Un diritto. Ripetiamo questo motivo. 28esimo ferro, tutte le maglie a rovescio. 29esimo ferro, vivagno, tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. 30esimo ferro, tutte le maglie a rovescio. 31esimo ferro, vivagno, un diritto, 4 maglie insieme a diritto, quindi le allargo, le prendiamo insieme e le lavoriamo a dritto. Un gettato e un diritto per 5 volte, un gettato e un diritto e sono 1, un gettato e un diritto e sono 2, un gettato e un diritto e sono 3, un gettato e un diritto 4, un gettato e un diritto 5, un gettato, una diminuzione tripla, quindi vado a lavorare un diritto e le 3 maglie che ho passato le vado ad accavallare su quella lavorata. Un diritto. Ripetiamo questo motivo. 32esimo ferro, tutte le maglie a rovescio. 33esimo ferro, vivagno, tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. 34esimo e ultimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Bene, il motivo è praticamente terminato, quindi non dobbiamo far altro adesso che andare a ripetere questi 34 ferri. E ci vediamo dopo. Sono arrivata ad un'altezza di circa 47 centimetri. Allora, sono arrivata praticamente al motivo barretta, ho completato i 4 ferri a maglia, diciamo legaccio, e adesso vado a fare un elastico 1-1 come ho fatto per l'inizio di 5 centimetri. Vado a lavorare ovviamente il vivagno e rincomincio l'elastico 1-1, quindi un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto, fino alla fine del ferro.
Una volta salita di 5 centimetri, andiamo adesso a chiudere completamente le maglie. Chiudiamo le maglie come si presentano, quindi dove troviamo un rovescio lavoriamo un rovescio e dove troviamo un diritto lavoriamo un diritto. E accavalliamo la prima maglia sopra la seconda. Di nuovo un rovescio, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, rovescio, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, fino ad arrivare alla fine del ferro. Una volta terminato, questo è il nostro pannello, quindi un pannello che andrà a misurare circa 52 centimetri. Allora, per una larghezza avevamo detto di circa 50 centimetri. Ora è chiaro che in base ovviamente al motivo che abbiamo scelto, il lavoro tende un po' a restringersi, però una volta indossato ovviamente tenderà ad allargare. Quindi 52 per 50 sono più che sufficienti. Adesso andiamo a realizzare un pannello uguale e identico a questo e poi andiamo a vedere le maniche. Come vedete ho lavorato due pannelli identici. Ho già posizionato i marcatori per diciamo andare poi a creare la manica e anche il collo. Adesso vi do tutte le indicazioni in centimetri e poi proseguiamo. Allora, la manica sarà alta esattamente 19 centimetri, quindi ai 19 centimetri andiamo a mettere un marcatore. Nel mio caso l'ho posizionato, se osservate, esattamente dopo i 4 ferri di maglia legaccio. Quindi ne posizioniamo uno a destra e uno a sinistra. Nel mio caso l'ho posizionato dopo 1, 2, 3, 4, 5 motivi. Poi per quanto riguarda invece il collo, ho posizionato i marcatori esattamente ad una distanza di 6 centimetri, quindi 6 centimetri a sinistra e ovviamente 6 centimetri a destra. Il totale del collo, diciamo, scoperto è di circa 30 centimetri. Considerate che è un elastico, quindi tenderà una volta indossato a risultare in questo modo. L'importante è che, e qui potete contare, lo stesso numero di maglie che c'è a destra dovrà risultare a sinistra. Le maniche per il collo, cioè scusate, non le maniche, le spalle per il collo a barchetta sono sempre pochi centimetri, mai tantissimi, perché il collo a barchetta tendenzialmente è molto più grande. Naturalmente anche in questo caso è sempre a vostra discrezione. A me piace così e quindi andrò a regolarmi in questo modo. Detto questo, andiamo per prima cosa a cucire spalla con spalla e poi vediamo per le maniche. Per cucire spalla con spalla andremo a mettere ovviamente il davanti, quindi del primo blocco, con il davanti del secondo blocco, quindi pannello A e pannello B si mettono in questo senso. Come vi dicevo prima abbiamo messo dei marcatori, potete segnare anche con del filo, dipende da voi, questo non è importante, e dobbiamo andare praticamente a fare una cucitura lungo questa zona qui, quindi da un marcatore all'altro, e poi la stessa cosa da questa parte, cioè
I marcatori devono combaciare tra di loro e si parte ovviamente da qua. Quindi andremo a cucire solo queste due parti. Allora, per la cucitura io ho lasciato già del filo collegato al maglione, quindi vado a posizionare il lago e vado praticamente ad agganciare il filo esattamente qua, cioè all'inizio della maglia. Quindi una volta agganciati non dobbiamo far altro che fare in questo modo. Allora, se vi piace fare, cioè far vedere la catenella, diciamo, delle maglie, basta sollevare così e andate a rifinire la catenella. Io andrò praticamente a fare una sorta di seguito di questo, per cui per fare una roba del genere non dobbiamo far altro che ricreare le stesse maglie. Quindi se voi vedete, qui abbiamo una maglia che è questa V che si forma, quindi noi andremo ad agganciarci qua e poi una volta che torniamo qui ci agganciamo qui. Quando ci spostiamo da questa parte, se voi notate, abbiamo un'altra catenella qui e andremo qua. Dovete prendere praticamente le catenelle che ci sono, quindi questa, questa, e da queste catenelle vi spostate poi in queste, quindi questa, 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 ok? E si andrà poi a ricreare praticamente una sorta di continuità tra l'uno e l'altro. Quindi abbiamo agganciato, come abbiamo detto, la prima catenella che vediamo è questa, quindi ritorniamo nella prima catenella e ci spostiamo nella catenella sotto, ok? Che è questa, e abbiamo agganciato. Ci spostiamo di nuovo qui, la seconda catenella è questa, e agganciamo, mi sposto qua e vado qua e poi qua. Vedete che se poi tiriamo, qui c'è una sorta di continuità. E proseguo in questo modo, quindi la prossima catenella è questa, entro, la prossima è questa, poi diventerà in automatico molto semplice. Vedete? Si dovrà proseguire adesso fino ad arrivare dove ci sono i marcatori e poi ci fermiamo e proseguiamo dall'altra parte. Questo sarà il risultato una volta ovviamente cucito. Adesso andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi da questa, quindi andremo a fare anche questa parte e poi vediamo come realizzare le maniche. Una volta cucito il collo, questo è il risultato, quindi risulterà un'apertura del genere. Ora, dunque, qui siamo, come vi dicevo prima, sì, a 6 centimetri e da questa parte la stessa cosa. Quindi abbiamo un'apertura più o meno di 31 centimetri
Allora, adesso, come vi dicevo prima, abbiamo praticamente una manica che va da qui a qui. Quindi, se noi andiamo a contarci più o meno quanto sarà la nostra manica, siamo a circa 41 centimetri. Quindi l'abbiamo fatta da 20, perciò è come se fosse 40. Per cui dovremmo fare una manica di 40 centimetri come larghezza. Andiamo perciò adesso a creare la manica. Per la realizzazione della manica è importantissimo che abbiamo a che fare ovviamente con il campione. Io in questo caso per praticità vi farò vedere come fare, però fatevi comunque un campione. Io il mio campione ce l'ho, so perfettamente quante maglie dovrò andare a mettere in praticamente 40 centimetri, ma voi comunque in ogni caso dovete farvi il campione. Allora, come vi dicevo prima, noi abbiamo bisogno ovviamente di una manica che sia circa 20 centimetri. Allora, seguendo il campione praticamente, ovviamente dobbiamo considerare, quindi andiamo praticamente a cercarci i nostri 40 centimetri e una volta capito quante più o meno diciamo maglie ci occorrono, possiamo iniziare la manica. Allora, per la manica facciamo un piccolo schema per farvi capire che cosa dobbiamo andare a fare. Allora, io so che alla fine della manica dovrò ottenere circa 40 centimetri, che nel mio caso corrispondono a circa 5 motivi. Ora, un motivo sappiamo che è formato da 15 maglie, quindi vado a fare 15 per 5 e sono 75 maglie, più le 4 di vivagno, dovrò arrivare ad avere in questo caso 79 maglie. Ora, io parto con 49 maglie per l'elastico, che corrispondono diciamo alla circonferenza del polso, ok? Ora vado a fare una piccola sottrazione, nel senso che so che devo arrivare a 79 maglie, quindi 79 meno 49, che sono le maglie che sto andando a montare per l'elastico, ho 30 maglie, quindi so che devo fare 30 aumenti per poter arrivare ovviamente ad avere 79 maglie. Ora, questi 30 aumenti io decido di posizionarli 15 maglie, le posizionerò praticamente all'inizio e le altre 15 le posiziono al terzo ferro. Quindi 15 e 15 sono 30, perciò ho fatto 30 aumenti all'inizio della manica e proseguirò tutta dritta. Andiamo a vedere nel dettaglio. Come vi dicevo prima, con i ferri del 3,5 andrò a montare sul ferro un totale di 49 maglie, ok? Quindi andiamo a montare 49 maglie e facciamo sempre come abbiamo fatto dall'inizio un elastico 1-1. Lavoriamo sempre il nostro vivagno, quindi un rovescio e una maglia la passiamo e proseguiamo con un rovescio e un diritto alternati. Quindi rovescio, diritto, fino ad arrivare ovviamente alla fine del ferro, ricordandoci che queste due maglie vanno in vivagno. Le ultime due maglie vanno in vivagno, quindi una passa e una al rovescio. Il secondo ferro, naturalmente, andiamo a lavorare le due maglie di vivagno che sono al rovescio
e poi proseguiamo come abbiamo fatto per l'inizio. Dove troviamo un diritto lavoriamo un diritto e dove troviamo un rovescio lavoriamo un rovescio, quindi alterniamo diritto, rovescio, diritto, rovescio, fino ad arrivare alla fine del ferro. Proseguiamo a questo punto per un'altezza di 5 cm, alternando ovviamente un elastico 1-1. Sono salita di 5 cm. Arrivati a questo punto vado a lavorare con i ferri numero 4 e iniziamo il motivo. Allora, se vi ricordate, il primo ferro del motivo è tutte le maglie a rovescio. Ora, io in tutte queste maglie a rovescio non vado a posizionare 30 maglie e quindi 30 aumenti, ma farò in questo modo. 30 diviso 2 dà 15, quindi posizionerò 15 aumenti sparsi lungo tutto il ferro e poi al terzo ferro, che è sempre tutto il ferro a rovescio, andrò a lavorare altri 15 aumenti. Quindi partiamo dal primo ferro e lavoriamo in questo modo. Il vivagno, un rovescio e iniziamo con il primo aumento. L'aumento lo potete fare come più gradite. Io in questo caso andrò a sollevare la maglia, la passo sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio ritorto. E questo è il mio primo aumento. Potete fare, volendo, anche un cappietto, per esempio. Vado a lavorare 3 rovesci, quindi 1, 2 e 3 e di nuovo aumento, quindi sollevo il filo tra le due maglie, lo porto sul ferro di sinistra e lo lavoro a rovescio ritorto. A rovescio ritorto in modo tale che poi non mi venga un buchino. Poi di nuovo 1, 2, 3 rovesci, aumento, 3 rovesci, aumento, 3 rovesci e aumento. Quindi proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Quindi ogni 3 rovesci andiamo a lavorare un aumento. 1, 2, 3, 3 rovesci, quindi aumento. E poi 1, 2 rovesci, quindi e il vivagno. Quindi ho aumentato 15 maglie totali, quindi nel ferro ne avevo 49, quindi di conseguenza siamo passati a 64. Giro il lavoro, quindi il secondo ferro, cambiamo il ferro e torniamo con il ferro del 4 e lavoriamo di nuovo tutte le maglie a rovescio, quindi compreso il vivagno, per cui tutto il ferro è a rovescio. E proseguiamo quindi con il nostro motivo fino alla fine del ferro. Terzo ferro, vado a distribuire altre 15 maglie e quindi altri 15 aumenti, per cui andremo a lavorare sempre proseguendo il motivo di base e quindi di nuovo tutto il ferro a rovescio. Lavoriamo questa volta in questo modo. Lavoriamo 2 rovesci, quindi 1 e 2 e un aumento.
4 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4 e lavoriamo un aumento. 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, aumento. 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4 rovesci e un aumento. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine. Quindi ogni 4 rovesci facciamo un aumento. Le ultime maglie le lavoriamo 1, 2, 3, 4 rovesci, un aumento, 2 rovesci e il vivagno. Ho un totale di maglie sul ferro pari a 79, che sono le maglie che serviranno a me per fare i 5 motivi. Quindi da questo momento in poi saliamo dritto, lavorando ovviamente il nostro motivo. Ho proseguito con la manica. Come vedete gli aumenti sono stati fatti sotto e poi è andato tutto dritto. Nel mio caso siamo a circa praticamente 49 centimetri e adesso andiamo a chiudere tutte le maglie insieme. Allora, anche in questo caso possiamo fare in due modi. O chiudiamo tutte le maglie in un'unica soluzione, oppure chiudiamo tutte le maniche in un'unica soluzione come andrò a fare io e vi faccio vedere. Quindi per chi non se la sente, chiuda le maglie come facciamo normalmente. Quindi lavoriamo 2 diritti e poi andiamo a chiudere accavallando una sull'altra. Adesso vi faccio vedere come chiudere con il mio modo. In questo modo, chiudendo come vi dicevo, andremo praticamente a creare questa sorta di catenella che ci servirà poi per andare a fare la cucitura perfetta. Prima di andare a chiudere le maglie, vi ricordo di posizionare un marker o un filo, come ho fatto io, di colore diverso, che ci indica praticamente il centro della manica, perché questo ci servirà poi per andare a cucire. Allora, per prima cosa andiamo a fare in questo modo. Lavoriamo la prima maglia a rovescio. La seconda maglia la spostiamo sul ferro di destra senza lavorare, prendendola come se fosse un diritto. Quindi la spostiamo come se fosse un diritto sul ferro di destra. Con il ferro di sinistra la prendiamo da dietro, cioè come se fosse una sorta di rovescio, quindi l'abbiamo girata e andiamo a lavorare 2 maglie insieme a rovescio ritorto. Arrivati a questo punto, prendo le maglie e le sposto tutti e due sul ferro di sinistra. Il filo è sul dietro del lavoro, lavoro di nuovo un rovescio, quindi lavoriamo un rovescio, la maglia la sposto sul ferro di destra prendendola come se fosse un diritto, la riporto sul ferro di sinistra e lavoro 2 maglie insieme a diritto ritorto, in questo modo. Di nuovo porto le 2 maglie sul ferro di sinistra, lavoro un rovescio, sposto la maglia sul ferro di destra
come se fosse un diritto, la riprendo e la porto sul ferro di sinistra e lavoro 2 maglie insieme a diritto ritorto. Come vedete si stanno andando a formare le cosiddette V che ci serviranno poi per andare a cucire. Proseguite sempre in questo modo, quindi sposto le maglie sul ferro di sinistra, lavoro un rovescio, sposto la maglia sul ferro di destra, la riprendo e la porto sul ferro di sinistra e lavoro 2 maglie insieme a diritto ritorto. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alle ultime 6 maglie, cioè dobbiamo avere sul ferro 6 maglie, quindi 2, 4 e 6. E ci vediamo dopo. Vedete? Queste due adesso le riportiamo qui. Vado a tagliare un pezzo di filo. Ago. Quindi tolgo queste 6 maglie e andiamo a cucire. Allora, il filo è nella seconda maglia, ok? Io da dietro vado praticamente ad unire la seconda maglia, che è questa, all'ultima, entrando però da dietro. Quindi seconda maglia con ultima maglia. Scusate. Allora, seconda con ultima e tiro il filo. Dopodiché il filo da davanti torna indietro e vado ad unire con l'ultima maglia, cioè con la prima maglia che mi ritrovo da questa parte. Tiro il filo e adesso non faccio altro che entrare in questa maglia qui, ok, prendere la penultima e unirla all'ultima, cioè a questa maglia. Tiro sul davanti, filo torna indietro, ok, rientro nell'ultima e recupero le ultime maglie. In questo modo. Tiro e rientro perpendicolarmente in questo modo nell'ultima parte. E ho concluso in questo modo. Naturalmente nascondiamo poi il filo, perché una volta conclusa la prima manica andiamo a creare un'altra manica identica, la chiudiamo e poi andiamo direttamente a cucire. Per la cucitura del maglione vi rimando al link qui sopra dove potete vedere come si cuce un maglione. In questo caso noi abbiamo già cucito diciamo il collo, quindi adesso passeremo direttamente alle maniche. Allora, per le maniche, come avevamo già detto prima, avevamo messo dei marcatori, quindi dovremo posizionare la manica a questa altezza, quindi da questa parte,
troviamo il centro qua, che vi avevo detto di segnare, e poi abbiamo l'altro pezzo di manica. Stessa cosa da questa parte, quindi abbiamo il centro da questa parte, la manica qui e anche qui. Quindi non ci resta adesso a questo punto che andare praticamente ad assemblare i pezzi. Allora, per prima cosa mi vado ad imbastire la manica, quindi so che arrivo qua, proseguo tutto qui, il centro è qua, quindi dobbiamo farlo combaciare, proseguo fino ad arrivare alla fine della manica. Adesso con ovviamente il filo e l'ago andiamo praticamente a cucire. Quindi giro il lavoro, lo giro in questo modo e vediamo un pochettino di seguire più o meno le nostre. Allora, considerate che, allora, vi faccio vedere bene. Qui abbiamo le V, ok? Che dovranno combaciare perfettamente con queste V. Considerate che queste V non sono uguali a queste, quindi di conseguenza cosa faremo? Quando andremo a prendere una V di questa e ci sposteremo poi qua, ne prendiamo in più da questo lato, in modo tale da fare in modo che combacino perfettamente. Quindi mi raccomando, controllate bene che, perché altrimenti va a finire che quando arriviamo in alto, queste terminano prima e queste invece ce ne sono molte di più perché sono di più rispetto a questo lato. Allora, visto che il mio filo comunque è abbastanza grosso, andrò a dividerlo. Quindi lo divido in modo tale che ho preso un po' male, ma va bene. Quindi lo divido in modo tale da farlo leggermente più sottile per poterlo andare a cucire. Quindi vado a posizionare il filo e partiamo dall'inizio. Allora, devo partire da qua, quindi posiziono, aggancio praticamente il filo da una parte, lo riaggancio in modo tale da poter fare una sorta di nodino che non si stacca, tolgo il marker perché non mi serve e vado ad agganciarmi da questa parte. Quindi mi aggancio qua, quindi mi aggancio proprio all'inizio e vado a aprire bene le maglie da questa parte e iniziamo a cucire, quindi iniziamo la nostra cucitura. Quindi prendo la prima V che si trova da questa parte, quindi rincomincio da qua e vado a prelevare la prima V che si trova qui. Però, come vi dicevo prima, ne prendo più di una perché in teoria dovrebbe essere questa, ma ne prendo almeno così, quindi 1, 2, 3, perché devo andare praticamente da questa parte a eliminarne il più possibile. Quindi mi sposto qua, ne prendo 2, vado da questa parte e ne prendo altre 2 e proseguiamo in questo modo, in modo tale che poi ovviamente non ci siano
degli scalini tra l'uno e l'altro. Quindi vedete che sta venendo praticamente perfetto. E proseguiamo. Quindi in questo caso io sono più indietro da questa parte. Ma qui ho già recuperato, quindi vado avanti in modo tale che poi diventi perfetta la cucitura. Proseguiamo quindi in questo modo fino ad arrivare praticamente alla fine della manica. Come vedete ho lavorato fino ad arrivare praticamente quasi al termine. Sono arrivata giusta, tra virgolette, e adesso non faccio altro che chiudere praticamente. Quindi da qui mi risposto qua. Sono praticamente quasi arrivata. Tiro bene e vado ad agganciare, tolgo il mio marcatore, giro, aggancio, faccio una sorta di nodino e vado a nascondere il filo all'interno, in modo tale da non farlo vedere. Vado a tagliare e abbiamo concluso con la prima manica. Vedete? Andiamo a fare la stessa cosa con l'altra, quindi come vedete non si nota nulla. Quindi c'è proprio, vedete, una parte cucita perfettamente. Adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi agganciamo l'altra manica, quindi facciamo la stessa cosa da questa parte, andiamo a cucire, poi vi faccio vedere come cucire l'interno e abbiamo terminato. Una volta cucite entrambe le maniche, sistemiamo il lavoro in questo modo e adesso non dobbiamo fare altro che andare a cucire quindi cucire questa manica con questa, quindi la pieghiamo, andiamo a cucire tutto qui intorno, facciamo questa e cuciamo qui intorno e poi andiamo a cucire praticamente questo con questo e questo con questo. Ci vediamo direttamente a lavoro terminato. Andate a vedervi come si cuce il maglione, ve l'avevo già spiegato e ci vediamo appunto alla fine. Questo è il risultato una volta terminato. Guardiamo le cuciture, quindi come vedete sul collo, la spalla, quindi vediamo la rifinitura, stessa cosa per la manica, quindi vedete com'è resta cucito praticamente alla perfezione.
e quindi anche dei principianti possono provare ad effettuare un maglione del genere. Bene, il maglione è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!